Buongiorno ragazzi, un po' storto che c'è la pianta di limoni. Adesso vi spiego una cosettina. Ma nel frattempo diamo una colorata a questo articolo che sicuramente negli short avete già visto. E adesso vi spiego con questo sole cocente che cosa voglio raccontarvi, più che altro spiegarvi riguardo alla mia cava e ai miei mezzi. Chi mi segue dall'inizio ha notato che la mia cava all'inizio maggiormente era composta da sabbia, non c'era cemento e argilla, la quantità era bassa, per cui era molto pieno di sabbia. E che si ricorda di questo dumper, uno dei primi acquisti di illusione totale, dove lui non riusciva ad andare da nessuna parte, ok? Sì, col tempo ho migliorato, ho messo un po' di cemento, ma se dobbiamo lavorare in queste parti qua e più o meno qua, questo mezzo, lui precisamente, non ce la faceva. Allora vabbè, ho detto aspettiamo un pochettino di tempo, quando qualche soldo in più acquisterò un mezzo, che poi avete visto piano piano, che ce la farà ad andare. Ma io volevo un mezzo anche come camioncino, ok, da trasporto. Allora, pensandoci bene, ho detto un Tamiya mi costa per adesso molto, so che lì non potrà andare, però cosa posso acquistare? Allora, come avete già visto in qualche video, mi è venuto in mente lui. Partiamo dalla differenza tra Scaler e Claver, ok? Per cui abbiamo lo Scaler, è un mezzo simile alla realtà, dove fa percorsi di montagna, fango e acqua, però assomiglia molto alla realtà. Un Claver è invece un prototipo che arrampica e scala le montagne. Dopo questa grande delucidazione di vita, la differenza tra i due mezzi, che al tempo ne avevo preso uno scala 1:10, bellissimo, ed era uno Scavler, ok? Un mix tra un mezzo reale e un prototipo. Scala 1:10, veramente una bestia, però qui l'avevo venduto e qui non poteva andare. Allora, trovai in offerta lui, naturalmente un 6x6, e mi venne il lampo di genio e dissi, ma se il mio 1:10 andava ovunque, sulla legna, dappertutto, veramente bellissimo, anche se lo prendo più piccolino, perché devo cercare di assomigliare alla scala dell'Uina, che non è una 14 ma leggermente più piccolo, secondo voi farà qualche cosa? Allora, ecco perché avevo preso questo, chiamiamolo Cravler, Scavler, quello che volete voi, Scaler, cioè alla fine non l'ho mai visto nella realtà, per cui potrebbe essere un mix prototipo realtà, però aveva abbastanza i dettagli interessanti, vedete, come la marmitta, poi si può alzare qua diciamo, la cabina per mettere per le batterie, per tutto, illuminato naturalmente. Io amo le luci, per cui luce davanti e dietro. Lui ve l'ho già presentato. Allora, oltre a lui avevo preso anche lui più giocattoloso, più morbidoso. Perché? Perché dopo aver visto lui come si comportava sulla sabbia, per cui devo dire veramente bene, in un video avete visto tirare questa cisterna. In un altro video il gruppo delle luci. Per cui la mia idea malsana era avere un mezzo piccolino, per adesso economico, perché io parto sempre dal basso andando verso l'alto, che potesse, prima di tutto, camminare sulla sabbia, cosa principale. Seconda cosa, assomigliare a un camioncino, anche se non in scala perfetta. Terza cosa, avere la potenza di trainarmi qualche cosa. E stranamente lui fece tutto. Allora, non aveva il gancio traino, glielo fece stampato in 3D, ma purtroppo il pallino del gancio traino si ruppe. Allora ho sfruttato ciò che rimaneva dello stampaggio in 3D, vedete, la barretta, con una vitina, perché lui lo portava abbastanza bene perché era alto, scusate. Lui invece era basso, per cui dovevo mettere la vitina da sotto e, diciamo, avvitarlo e incastrarlo insieme a lui. Diciamo che la scelta non è andata male. Unico difetto che ha, adesso ve lo faccio vedere, come tutte le cose, la sabbia è tremendamente, scusatemi il termine, stronza, che si infilò dentro il differenziale anteriore, bloccandomi una ruota, come feci anche con lui.
Vabbè, si pulisce e via. Lui l'ho esagerato e lui l'ho voluto proprio mandare all'estremo anche. Sfondavo le montagne di sabbia, giocavo così. Non ho fatto il video perché mi sono divertito così a giocare e non riprendermi. Di conseguenza, seguendo anche un videogioco sul PC dove questi mezzi portano dei rimorchi assurdi in ogni dove, ho detto, bene, il videogioco funziona. Lo Sky o il Cloud comunque l'ho avuto una 10 e funziona ovunque, perché non acquistarlo? Detto questo, allora ho preso lui. Vari video dietro l'avete visto e di conseguenza la scelta non è stata banale. Allora, ragazzi, ripetiamo che io, come sempre, inizio da un modellismo base per se mi piace. Poi vado avanti, come avete visto, acquistando mezzi, crescendo da lui che non andava da nessuna parte, lui che è troppo, lui che è perfetto. Se vedete, piano piano aumento i mezzi salendo di qualità per avere ciò che desidero. Ed ecco che sono qua per chi dovesse iniziare e non si vuole acquistare un camion, parliamo di trattore stradale, perché magari ha paura che la sua cava, il suo posto non possa essere idoneo a questi mezzi, di acquistarsi un mezzo del genere. Io posso sempre che ho voluto esagerare come trazione, così più trazione, più potenza, più traino. Questa era diciamo, la mia idea. Non mi è andata male, anche se lui proporzionalmente, in proporzione anche può andare anche bene, perché se guardate lui ci sta, lui tra virgolette un po' meno, ma non possiamo lamentarci. Ecco perché io ho iniziato con la scelta di questi due mezzi, perché dopo l'illusione del dumper che avete visto di lui, ho detto che cavolo, sono proprio un deficiente a non avere mezzi che vanno bene. Questo è quanto c'è il mio pensiero iniziale. Purtroppo, andando avanti col tempo, come dicono tutti, più fai una cosa e più la vuoi fare, sto pensando, e l'ho messo anche in uno short, adesso vi faccio capire, di prendere del legname e qui costruirmi una salita, un'arrampicata per lo scalo, il cavo, chiamatelo come volete, ok? E farmi una sorta di percorso che magari saliamo da qua, scendiamo, poi giusto per divertirci. Per cui, vedete, uniamo l'idea di avere un camion che possa andare bene sulla cava, sulla nostra grande cava piena di sabbia, e lo portiamo a fare anche altro. Detto questo, secondo il mio umile parere da stupido modellista, secondo me avere un mezzo così in cava è interessante. Se la cosa che mi piacerebbe anche fare è acquistare uno scaler, ok? Proprio la riproduzione reale di un mezzo, e usarlo come mezzo del proprietario, dell'impresario, per poter girare in cava a guardare, fare e via dicendo. Questo mi interessa, adesso ne ho visto un paio da acquistare, con calma, col tempo si farà, perché anche un mezzo che passeggia così è, perché no, un'idea. E perché no, non fare un mezzo d'emergenza, uno scaler con le luci lampeggianti, perché io adoro tantissimo le luci. Ecco, mentre faccio il video mi vengono altre idee, avete pazienza, sono fulminato. Rimango un po' qua in questa stanzetta perché fa un caldo a morire fuori. Detto questo, la scelta è stata dettata dal materiale della mia cava, cioè la sabbia. La scelta è stata dettata perché un trattore stradale avevo paura, e alcuni mi consigliarono anche di non prenderlo per la mia cava perché c'era troppa sabbia, e col tempo la mia scelta è stata azzeccata per usarlo come mezzo per cava, camioncino, trattore stradale, per usarlo e crearmi una pista, per cui cambiare ogni tanto dal movimento terra anche la pistina per scalare Craver, ok? E acquistare uno scaler per renderlo un mezzo da cava, come mezzo d'emergenza, mezzo dell'impresario, mezzo del proprietario. Ecco col tempo la mia scelta come si è evoluta e come è arrivata a dire sì, ho fatto bene. Ragazzi, fa un caldo tremendo, per cui adesso io vi saluto, vi ringrazio, naturalmente ringrazio tutti coloro che sono iscritti.
che si stanno iscrivendo, che avrebbero voglia di iscriversi, e ricordatevi, lasciatevi un commento, un like e condividete tutti i miei video perché siete grandi. Ciao!